Tarion contro SMDV. Qual è il migliore softbox in circolazione in questo momento? Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi chiedo subito like, iscrizione al canale, per me è molto importante, ma adesso partiamo subito con il parlare di questi nuovissimi softbox. Pochi giorni fa vi ho portato infatti la recensione di questi nuovi softbox della Tarion che mi sono piaciuti veramente tantissimo e più di qualcuno di voi mi ha chiesto quale mi consigli tra SMDV e Tarion. Ecco, questo è il video giusto. Non sarà una recensione dei vari softbox, trovate dei video dedicati, magari ve li lascio qui sotto in descrizione o qui sopra nelle schede, ma sarà un video per metterli a confronto e vedere chi vince. Partiamo dalla borsa con cui arrivano tutte e due i softbox. Ragazzi, questo è un punto che do assolutamente alla pari, sono veramente fatte allo stesso modo, quindi sono identiche. Per quanto riguarda compattezza e peso per questo Tarion siamo veramente al top. Tra l'altro nella recensione che ho fatto di questo softbox qui, quindi l'Octabox di Tarion da 90 cm, ho detto che pesava 1,1 kg e mi sono sbagliato. Questo perché ho guardato la scheda tecnica. In realtà l'ho pesato e pesa 835 grammi, quindi veramente un peso piuma, calcolando che questa parte qui è tutta in metallo. Meccanismo di apertura. In un secondo, il meccanismo è fatto veramente bene, funziona benissimo, è un po' duretto, ma con due dita riuscite a farlo. Se invece facciamo la stessa identica cosa con SMDV, ragazzi, basta un dito solo. È veramente super leggero. Per quanto riguarda il peso, qui siamo sui 600 grammi, mentre lì sugli 800, quindi pesa un po' di meno ed effettivamente tutti i materiali utilizzati sono stati ragionati, nel senso che questi materiali esterni sono molto più leggeri rispetto a quello. Questo quindi pesa di meno, 600 grammi più o meno contro gli 800 di quello, però per chi va in giro con 2-3 luci tipo me e quindi con 2-3 softbox fa la differenza. Per quanto riguarda attacco Bowens standard, ragazzi, nessun problema, ve l'ho detto proprio nella recensione. Tra l'altro ho trovato questo affare qui fatto proprio di Godox, ve lo lascio qui sotto in descrizione, per l'attacco ML, quindi AD300, AD400, ML60 prima e seconda generazione, ML100, quindi per tutto l'ecosistema di Godox ML ho trovato l'accessorio giusto, ve lo lascio appunto qui sotto in descrizione. Per chiuderlo ci vuole un secondo, al pari di questo, e una volta chiusi ragazzi siamo lì. Questo è un 85 mm SMDV, questo di Tarion è un 90, siamo assolutamente lì. Qui sentiamo che i materiali sono un po' più pesanti, mentre questo è veramente estremamente leggero. Per quanto riguarda Tarion abbiamo le due tendine più la griglia. Non l'ho neanche mai aperta, come vedete è una griglia da 90 e softbox più griglia siamo sui 90 euro. Vi lascio qui sotto il link in descrizione se lo volete vedere su Amazon. E Tarion fa il 65, il 90 e il 120. Ragazzi, per una novantina di euro credo che sia il miglior softbox in circolazione, ve lo dico anche in questo video. Costa veramente pochissimo. E di Tarion abbiamo già finito perché non fa, tra virgolette, nient'altro. Mentre per quanto riguarda SMDV possiamo parlarne ancora, perché ha il meccanismo questo molto semplice, come vedete si apre e si chiude con un dito. Abbiamo la possibilità tramite questi adattatori direttamente SMDV di poterci andare a montare tutte le luci che vogliamo. Questo ad esempio è per ML60, quindi l'attacco ML. Questo ad esempio è per AD100, come vedete ci vuole un secondo e lui è bello che è pronto. Addirittura con la D100 io credo che questo sia il softbox migliore in assoluto, perché qui è magnetico, lo possiamo mettere, lo chiudiamo. Insomma ci sono un sacco di video sul mio canale per quanto riguarda appunto l'accoppiata SMDV AD100 e lui batte veramente tutti, anche perché AD100 con l'attacco Bowens diventa un problema, abbiamo bisogno della staffa S2, quindi no. Se utilizzate AD100, ecco, SMDV tutta la vita. Per quanto riguarda SMDV poi abbiamo questo manico che ragazzi è veramente geniale, perché una volta tolto e si toglie e si mette in un secondo, adesso ve lo faccio vedere dallo stativo, lo date in mano a qualcuno, quel qualcuno, specialmente se c'è un AD100 qua sopra, non fa nessuna fatica, e quest'estate l'ho dato in mano a tante persone, specialmente quando ero a Corfù, e riuscite a fare le vostre foto con un assistente che vi aiuta così a mano. Semplicissimo, tra l'altro l'ho utilizzato anche settimana scorsa su uno shooting lavorativo a Roma Centro, ho portato sì lo stativo,
ma l'assistente stava lì così e abbiamo fatto in un attimo. Quindi molto comodo il manico ed è veramente super semplice andare a mettere questo softbox sullo stativo. Adesso ve lo faccio vedere. Prendo ad esempio questo stativo della Neewer in carbonio, non faccio altro che prendere AD100, metterlo qui, posizionare il tutto qui sopra, girare e siamo a posto. Noi possiamo già scattare. Poi da questa parte del manico abbiamo il grilletto che ci fa inclinare il nostro softbox, quindi ragazzi non c'è proprio storia, con AD100 credo che questo sia il setup migliore che possiate avere. Per quanto riguarda SMDV abbiamo solo un problema che si presenta su molti stativi, specialmente quelli in carbonio e specialmente quelli leggeri. Vado a rimuovere il mio AD100, come vedete fighissimo, e lo vado a mettere su questo stativo della Neewer. Allora, io l'ho chiuso a morte in questo momento, ma se siamo in esterna e c'è vento, vedete cosa può succedere? E vi assicuro che succede. Questo perché, non lo sapevo neanche io, l'ultima parte dello stativo, che sarebbe questa, non è standard su tutti gli stativi in commercio. Normalmente stativo grosso, pesante, eccetera, ha questo affare qui bello grosso, quindi lui funziona e non ha problemi. Stativo leggero, specialmente se in carbonio o comunque basso, ha questo coso abbastanza piccolino e lui sì, si aggancia, funziona, però ragazzi miei un po' balla e se c'è vento diventa un problema. Problema che fino ad oggi ho affrontato in questo modo. Vado a mettere l'adattatore che vi danno con AD100, AD200, AD300 eccetera eccetera direttamente sul flash, poi vado a posizionare questo sullo stativo e ragazzi miei abbiamo praticamente finito il problema. Come vedete, una volta che chiudiamo la vite a farfalla non può succedere assolutamente niente, lui non si muove più e nelle giornate di vento forte io ho portato a casa gli scatti in questo modo. Vi ripeto, non è un problema di SMDV in generale, è un problema di stativi. Ogni stativo ha quel pirolino di qualche decimo un po' più grande e un po' più piccolo. Ovviamente con lo stativo in carbonio di SMDV, che utilizzo praticamente sempre in esterna, questo problema non c'è perché quel pirolino è fatto assolutamente apposta per il softbox, quindi zero problemi. Però oggi volevo condividere con voi una novità. Ho trovato un modo per rendere compatibili tutti i softbox con il Flip G di SMDV, costa 1 euro, 2 euro, una stupidaggine, e ci vuole un pelino di manualità, ma veramente un pelino. Non è una roba super definitiva, ma è una roba che potrete utilizzare su tanti set. Adesso ve la faccio vedere perché è veramente semplicissimo. Questa è una batteria 18650, la stessa batteria che viene utilizzata di solito nelle sigarette elettroniche, nelle bici elettriche, in alcune macchine addirittura, quindi una batteria che trovate in commercio molto facilmente. Tutte queste batterie hanno una sleeve, la chiamiamo così, è una cover, chiamiamola cover, una cover in PVC termorestringente che serve chiaramente per non far toccare il polo positivo al polo negativo. Su Amazon o su AliExpress esistono queste qui che sono il ricambio delle sleeve e sono dei ricambi che non costano veramente niente, specialmente su AliExpress. Parliamo di 50 centesimi, 1 euro, una roba così. Cosa dobbiamo andare a fare? Non dobbiamo fare altro che aprire la nostra sleeve, ok? Andarla a mettere sul nostro stativo, tagliarla, fonarla e siamo a posto. Adesso ve lo faccio vedere. Quindi con un taglierino prendo le dimensioni, con la forbice vado a tagliare, metto l'una sull'altro per avere più o meno un altro riferimento, taglio, vado ad inserire la sleeve tagliata e non ci resta che prendere un phon. Adesso mettiamo il phon a piena potenza. E questo è il risultato. Adesso non facciamo altro che prendere un altro pezzetto e mettercelo sopra. Chiaramente più è potente il phon, prima farete questo lavoro. E praticamente ragazzi abbiamo ottenuto che cosa? Il nostro pirolino di un diametro leggermente più grande. Quindi non faremo altro che andare ad inserire il nostro softbox, chiudiamo
e lui non va più da nessuna parte. Metti e togli, questo si rovinerà, chiaramente è un pezzo di plastica, quindi voi lo potrete utilizzare per tot shooting, però ci vuole veramente un secondo per metterlo, e se si rovina e lo dovete togliere, prendete il taglierino, incidete, è un pezzo di plastica e si toglie. Credo che questa sia la migliore soluzione. L'ho provata praticamente su tutti gli stativi che ho, infatti vedete questo di Sirui ha lo stesso problema. Qui vedete una sleeve colorata con dei disegnini, però ho fatto la stessa identica cosa ed effettivamente non ho più riscontrato problemi. Vi ripeto, non è una roba che durerà in eterno, ma è una roba che dovrete fare una volta ogni mese, 2 mesi, ci vuole un secondo, quando state a casa con un phone lo fate e vedrete che avrete risolto il problema. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento quando fate sta roba qua, se vi siete trovati bene. Su alcuni stativi, ragazzi, addirittura ne ho dovute mettere 2 di sleeve una sopra l'altra, perché effettivamente questo periolino era troppo piccolo. Vi ripeto, non è un problema di SMDV, io però l'ho riscontrato su tanti stativi diversi, su quelli grossi nessun problema, su questi più leggeri in carbonio praticamente ho avuto il problema su tutti, e questo credo che sia la soluzione migliore. Torniamo un attimo al softbox. Per quanto riguarda SMDV, ha 2 tendine che non potete andare a togliere, quindi sono fisse, e parliamo invece di griglia. Guardate che figata la griglia di SMDV, questa è la sua scatolina, veramente super top, ma la griglia lo è ancora di più, perché una volta che la chiudete guardate quanto spazio occupa, è veramente fantastica. È la griglia, anzi è il sistema di griglie migliore che io abbia mai avuto. Questa è una griglia da 85, questa è una griglia da 90, vedete subito la differenza. È una griglia che una volta aperta si apre così, la richiudete e non occupa spazio, mi piace da morire, la utilizzo praticamente su quasi tutti i set in interna e quando mi ricordo di portarla anche in esterna, e come vi dicevo per me è la griglia migliore che ci sia in circolazione. Veniamo però ai prezzi di SMDV. Allora, il solo softbox da 80 sta intorno ai 175 euro e non è neanche troppo facile da trovare, perché sì, su Amazon c'è, magari ve lo lascio qui sotto in descrizione, però non ci sono tutti gli accessori, non ci sono tutti gli adattatori, eccetera eccetera. In Italia ci sono comunque degli shop sia fisici sia su internet che vendono SMDV, quindi si riescono a trovare in Italia, però notiziona, il capo di SMDV in persona verrà in Italia a ottobre per stringere accordi con negozi e distributori, quindi mi immagino che da novembre in poi SMDV lo troveremo assolutamente ovunque, e la cosa bella è che troveremo tutti i loro prodotti. Ritorniamo un attimo al softbox. 170 euro sono tante, sì, è il doppio praticamente di Tharion, però per quanto mi riguarda, con tutte le soluzioni che ha, è sicuramente il migliore di tutti. Ma non finisce qui, perché ogni adattatore va comprato a parte e costa tra i 50 e i 60 euro. La griglia, udite udite, costa 80 euro, quindi è un softbox che costa veramente tanto nella sua interezza, tanto gli adattatori li dovete comprare, la griglia se vi serve la dovete comprare. È un softbox che se lo prendete completo alla fine arriva tranquillamente sui 300 euro, e quello che vi posso consigliare è questo. Se non siete dei professionisti, ovvero non guadagnate da quello che fate per quanto riguarda le foto, o comunque non ci guadagnate tanto, potete tranquillamente lasciar perdere SMDV e prendere Tharion. Funzionano veramente da Dio, state giusto attenti agli attacchi che vi servono. Se vi serve un attacco Bowens, ragazzi, andate su Tharion, spendete poco e mi ringrazierete all'infinito. Se invece siete dei professionisti, guadagnate tanto da quello che fate, quindi non vi interessa spendere 200-300 euro di più per una cosa che però vi serve tutti i giorni, che vi aiuta, estremamente leggera, estremamente compatta, si inclina, la potete dare in mano alle persone, eccetera eccetera, chiaramente il mio consiglio è quello di andare su SMDV. Ultima differenza tra i due prodotti è l'attacco, perché qui abbiamo plastica dura, fatta bene, non si rompe, questo lo utilizzo praticamente da un anno, apro e chiudo 10 volte al giorno tutti i giorni, è a posto, però è in plastica, mentre come abbiamo visto Tharion è in acciaio. Ecco, qui è una grossa differenza, perché se dobbiamo andarli a utilizzare con luci continue fino a 60 watt, nessun problema con SMDV, anche se in plastica, perché scaldano sì, ma scaldano fino a un certo punto. Se dobbiamo andare ad utilizzare delle luci 150, 200, 300 watt, non andrei ad utilizzarlo su SMDV Flip, proprio perché è in plastica. Andrei ad utilizzarlo invece con un attacco Bowens in metallo. Quindi se avete delle luci grosse andrei direttamente su di lui. E qui però apro
una parentesi. SMTV non fa solo il Flip G che avete visto, è il loro prodotto di punta, quello più pubblicizzato, quello più conosciuto, va bene, ma in realtà crea una decina, una ventina di softbox diversi con attacco Bowens, grandi, piccoli, medi, adattatori, eccetera, eccetera. Quindi il mio consiglio è di andare chiaramente sul loro sito, ve lo lascio qui sotto in descrizione, così andate a vedere tutto quello che producono, perché veramente ne producono di tutti i tipi. Io ad esempio ho un 110 Bowens che funziona da Dio, neanche a dirlo. Ho un beauty dish da 60 che mi è arrivato qualche giorno fa, devo fare ancora uscire tutto l'ambaradan di reel, eccetera, eccetera. Lo andremo a provare sul campo anche quello. Non è detto quindi che dobbiamo andare ad utilizzare per forza questo della Darion per via di questo attacco qui, perché SMTV ha veramente tantissimi softbox a disposizione. Chiaramente la serie Pro, quindi quelli con l'attacco Bowens, costano ancora di più rispetto al Flip. Bene ragazzi, a questo punto siamo a fine video. Quale vince tra i due? Per quanto mi riguarda, lo sapete, vince SMTV. È il migliore softbox che voi possiate comprare, il più costoso probabilmente in commercio, questo sì, ma per chi lavora tanto con la fotografia, secondo me mi ringrazierete per sempre. Per chi invece ha poco budget, scatta poco, eccetera, eccetera, ragazzi, andate su Tarion perché è veramente una bomba atomica di softbox. Per quanto riguarda il problema di SMTV che gira su se stesso, avete visto due soluzioni che sono praticamente a costo zero, anzi una è a costo zero, l'altra costa qualche euro. Fatemi sapere con un commento cosa pensate di questo video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!